Ciao, benvenuto su Non mi dire. Ci sta un'applicazione realizzata direttamente da Google che ti permette di accedere al tuo gestore di password e quindi andare a controllare tutti i siti a cui hai dato l'accesso, quindi tramite stesso l'account di Google, oppure hai inserito un tuo username e password, la sicurezza delle password, quindi se per caso c'è qualche password che è stata associata in qualche modo al deep web, oppure puoi anche andare a controllare la gestione delle operazioni da poter fare all'interno del tuo password manager. Rimani con me che adesso ti mostro tutto. È molto semplice e vedrai che tutto sarà più user friendly per poter utilizzare le password in futuro. Allora, io utilizzerò lo screen del mio dispositivo, ok? Utilizzo un Motorola che mi dà la possibilità di poter, replicare su schermo il mio dispositivo in maniera molto semplice. Quindi tu non dovrai fare nient'altro che andare sul Google Play Store. Non ti faccio vedere come si fa, perché poi ognuno sul proprio dispositivo ce l'ha in una posizione diversa dello smartphone o del tablet. Però per farti capire ancora meglio, sarebbe quell'applicazione che ti permette di scaricare altre applicazioni, quindi come giochi, app e via discorrendo. Ok, apri il tuo Play Store, si aprirà ovviamente in maniera diversa rispetto a quello che vedi qui. Vai in cerca che fai prima e scrivi password Google. Una volta che hai scritto password Google ti comparirà questa applicazione. A me ovviamente risulta già installata. Ok? Controlla bene che quando, specialmente per quanto riguarda la parte delle password, ma anche gli altri programmi un po' più delicati che vanno a gestire i tuoi dati personali, e che debbano fare riferimento precisamente a Google. Infatti qui è riportato Google LLC, che sarebbe proprio l'azienda che rilascia le Android come tutti gli altri prodotti. Ok? Quindi attenzione, perché può capitare che ci sarà in futuro, ma può darsi anche adesso, quando vedrai questo video, app simili. E quindi tu potrai affidare le tue applicazioni, cioè quindi i tuoi dati di accesso a app non autorizzate. Ok? Quindi clicca sopra e si apre la sezione dove poter scaricare. Qui a posto di disinstalla esce la voce scarica. Una volta che avrà finito di scaricare, ti uscirà così come vedi anche a me, la voce disinstalla e apri. Come puoi vedere, questa è la sezione, qui ti mostra come è fatta, commenti e tutto, quindi è una sezione come tante altre. Ok, adesso ti faccio vedere poi come funziona effettivamente l'app gestione delle password di Google. Allora, una volta che hai aperto l'app di Password Manager di Google, poi ti metterò l'iconcina che ti segnala come è fatta l'app, in modo tale che tu la potrai riconoscere. Vedrai la prima schermata è questa qui. Praticamente non è nient'altro che tutto l'elenco di account che tu hai creato su vari siti, ok? Dove ci sta all'interno l'username e la password che hai salvato. Adesso ti faccio vedere che cliccando su un singolo sito, un attimo che devo dare l'autorizzazione, eccola qui, ti verrà mostrato
l'email con il quale praticamente ti sei registrato, la password ovviamente criptata, e tu da qui potrai tranquillamente copiarti i dati. Quindi è tutto molto semplice, lo potrai modificare e lo potrai eliminare. Ti dico solo una cosa, di prestare attenzione a cosa. Allora, praticamente se tu modifichi la password, tipo ad esempio in questo caso per il sito di Adobe, e la vai a scrivere qui dentro, scusami, il login ad esempio, cosa accade? Che il tuo password manager si aggiorna con questa nuova password, ma con questo nuovo login, ma non è sicuro che Adobe ha quel tipo di login, cioè l'aggiornamento, la modifica, fare manualmente e dire ok, io mi voglio registrare su Adobe con un'email aziendale, vieni qui e la modifichi e fai tutti i cambiamenti. No, questo non è possibile farlo. Devi andare sempre sul sito Adobe e o fai la modifica della registrazione che avevi fatto in precedenza, oppure fai una nuova registrazione. Cioè modificare i dati di accesso all'interno del password manager non significa poter avere il login con quei dati di accesso con cui tu li hai modificati. Devi fare sempre riferimento al sito e poi dopo da lì verranno registrati. Ok? Quindi attenzione a questo particolare. Un'altra cosa che ci tenevo a dirti è che tutto quello che viene salvato all'interno del gestore di password di Google te lo ritroverai su qualsiasi dispositivo, computer, tablet, altri smartphone, qualsiasi, in cui quell'account, diciamo, è inserito, ok? Con cui tu fai l'accesso. Quindi ipoteticamente tu fai l'accesso con il tuo account su un Chrome che si trova sul tuo computer, tutte le password che gestisci dal tuo cellulare sullo stesso account che si trova sia quello sul computer che quello sul cellulare, te li ritrovi, diciamo, presenti. Quindi non dovrai più avere quella, possiamo dire, preoccupazione che di dire ok, adesso devo andare a recuperare la password dal computer per poi no. Se tu hai l'account inserito sul dispositivo e l'account inserito sul Chrome sul computer, le password come i login saranno univoci, quindi li troverai ovunque. Ok? Allora qui ci sono le passkey, quindi puoi tranquillamente gestirle da qui. Questo, diciamo, è il menu della prima pagina. Allora andiamo su controllo. Che cos'è controllo? Il controllo è quella sezione di sicurezza che viene fatta da parte del password manager sui nostri login, quindi ovviamente sulle password. Quindi andrà a controllare le password compromesse, quindi se sono password molto comuni oppure se sono state già intercettate. Andrà a controllare, come ad esempio in questo caso, le password che sono state utilizzate per più volte, e quindi non è diciamo una cosa buona dover avere una stessa password per più siti. E poi andrà a controllare le password, quelle lì che non sono efficaci, quindi che non sono molto complesse. Ti ricordo che se vieni qui, clicchi e vuoi modificare la password da questa sezione, non è possibile farlo, o meglio, lo puoi fare, ma dopo perderai l'accesso al sito su cui avevi quel login, perché la password la devi cambiare sempre dal sito di riferimento. Poi dopo il sito di riferimento interrogherà
il tuo sistema di gestore password di Google e ti chiederà se potrà aggiornare la password, in quel caso l'accetterai. Non cambiare le password in questa sezione, perché altrimenti non farai più accesso al tuo sito che è segnalato, diciamo, in queste condizioni. Andiamo nelle impostazioni. Allora, qui sono le impostazioni di gestione. Qui chiedi di salvare le password. Ovviamente nel momento in cui fai un nuovo login, il sistema ti chiederà di salvare le password, quindi come username e password. Qui ti consente di creare automaticamente una passkey. In questa sezione ti dà l'accesso automatico. Ok, se tu hai già il login in mano e ti dà noia dover andare a inserire sempre la stessa password, gli stessi username su praticamente i siti che tu fai accesso, dandogli l'ok qui, tu praticamente avrai accesso al sito molto più semplicemente. Qua ti dà la possibilità di avere degli avvisi, delle password che poi sono avvisi legati a questa sezione qui, quindi di tanto in tanto ti arrivano le mail e ti avvisano di questa situazione. E poi qui c'è l'esportazione delle password, quindi nel momento in cui tutti i login tu li vuoi esportare, ma anche farti un backup dei dati. L'importazione ti dice ovviamente il file CSV come deve essere, come te lo spiega. Qui puoi eliminare tutti i dati dal gestore password, login, password e passkey, scorciatoia, e qui praticamente ti dice che per una maggiore sicurezza puoi addirittura crittografare i tuoi dati di accesso, ovviamente tramite il dispositivo che diciamo hanno i riconoscimenti per lo più biometrici, quindi associare alla cripto dei tuoi dati il dispositivo biometrico. In questo modo i tuoi dati, anche se un giorno verranno trafugati e via discorrendo, non potranno essere utilizzati, perché verrà chiesto di tanto in tanto di dare l'autorizzazione tramite l'impronta digitale. Quell'impronta digitale non sarà associata e quindi praticamente i tuoi dati, i tuoi accessi saranno al sicuro. Una funzione nuova, molto interessante dal punto di vista della sicurezza. E poi qui, questa qua è la sezione in cui si è dato il no a salvare praticamente il login del sito. Quindi nel momento in cui noi rispondiamo, diciamo, vuoi salvare i dati di accesso a questo sito? Dici no. Qui troverai tutti i siti e le app a cui abbiamo detto no. Ok, queste sono le funzioni molto semplici e molto efficaci per quanto riguarda il password manager di Google. A proposito, qui c'è il campo di ricerca. Nel momento in cui hai tanti siti e ti serve il login preciso di un sito, qui lo cerchi e fai prima. E niente, io diciamo che adesso, ora come ora, non ho nient'altro da aggiungere. Ti ho mostrato praticamente l'efficienza del password manager di Google. Tu, se hai altre necessità, vuoi conoscere altre notizie per quanto riguarda il password manager, lascia praticamente un commento sotto al video. Non ti dimenticare di condividere questo video, perché questo può risultare molto ma molto efficace e interessante a molte persone. Lascia un like se il video ti è piaciuto, perché mi aiuterà a capire se posso andare avanti con questi tipi di video. Per il resto, grazie per essere arrivato fino a qui e alla prossima. Ciao!